Buongiorno a tutti, bentornati sul canale, tanti auguri a tutti i papà. Torniamo a parlare di Inter tra un attacco di Roberto Saviano che ancora una volta non perde occasione per spalare fango sull'Inter, le convocazioni della nazionale argentina, ci sono delle novità e uno sguardo al futuro, si sta muovendo qualcosa per la porta dell'Inter. Iniziamo innanzitutto dalle dichiarazioni di Roberto Saviano, andiamo a prendere proprio le immagini in modo da leggere il virgolettato. Saviano, resosi conto che c'erano dei commenti dei interisti in live, dice ci sono anche gli interisti e poi si rivolge in questo modo: invito loro sempre a leggere l'inchiesta a doppia curva, spero che quell'inchiesta, con una sentenza molto ambigua che assolve l'Inter, ma per una furbata dell'Inter di essersi dichiarata immediatamente subito a parte lesa dopo aver risolto pagando le problematiche, ma è solo all'inizio. L'Inter di fatto ha dichiarato: siamo stati costretti a subire dall''ndrangheta la gestione dei parcheggi, delle curve e del franchising, come a dire siamo stati intimiditi. Ma è una visione assolutamente superficiale. L'Inter meriterebbe la retrocessione in B per come ha gestito i rapporti con l''ndrangheta e i suoi tifosi. Dopodiché aggiunge: anche Milan e Juventus hanno avuto una gestione pessima. Il Napoli ai tempi di Genny La Carogna era una squadra completamente in balia delle organizzazioni criminali, poi c'è stata una strategia di allontanamento che con l'arrivo di Bellocco a Milano l'Inter non ha fatto. Anzi, Beretta conferma i segreti, ma che lentamente stanno uscendo. Siamo solo al primo atto. Infine Chiosa: basta con questi argomenti perché il calcio è marcio. Secondo Saviano il calcio è marcio, però tutto ruota sempre intorno all'Inter, parla solo in maniera molto relativa alle altre squadre, punta sempre il dito sull'Inter. Ora io parto dai fatti. Ovviamente non è difficile immaginare che l'Inter effettivamente sia stata parte lesa in questa vicenda, che effettivamente ci siano state delle intimidazioni, perché non credo che l'Inter avesse dei guadagni diretti da organizzazioni malavitose oppure che insomma fosse un complice di tutto ciò che accadeva. È facile immaginare che effettivamente possa essere stata parte lesa. Al di là di questo, quello che però colpisce è ancora una volta come Saviano si rivolge all'Inter e le parole dure che utilizza nei confronti della nostra squadra, addirittura affermando che meriterebbe la retrocessione in Serie B. Adesso Saviano non è uno stupido, perché assolutamente non lo è. Quindi perché fa queste dichiarazioni contro l'Inter? Le strade sono due: o Saviano ha delle prove, però a quel punto lui che fa giornalismo d'inchiesta quelle prove non deve sbandierarle sui social, dovrebbe portarle in procura, dovrebbe portarle insomma ai magistrati o a chi comunque si occupa di questa inchiesta e quindi far sì che l'Inter venga condannata. In questo modo, per come va ad esporsi sui social, praticamente getta fango sull'Inter, ma getta fango anche su chi ha fatto l'inchiesta, perché riprendendo le parole di Saviano si dice che praticamente è stata una visione superficiale quella di un Inter intimidita, e quindi sta gettando fango anche su chi appunto sta portando avanti l'inchiesta doppia curva. Quindi torniamo sempre al solito discorso: Saviano ha le prove di quello che dice? Benissimo, allora che le porti in procura e che faccia condannare l'Inter. Esporsi così sui social, in maniera sempre puntando il dito nella stessa direzione, rende questi commenti un tantino faziosi. E quindi poi potrebbe esserci l'altro motivo, che magari Saviano punta il dito contro l'Inter perché sa di far notizia, sa di far parlare di se stesso, e sappiamo attualmente far parlare di sé, che sia nel bene o nel male, è sempre un qualcosa che porta un tornaconto. Però in questo caso poi ci sarebbe il reato di calunnia. Marotta aveva già accennato che avrebbe dato mandato agli avvocati per le dichiarazioni di Saviano. Bene, vedremo se ci saranno delle conseguenze, perché il punto è sempre quello: Saviano parla male dell'Inter in maniera pesante o ha delle prove e quindi va a dimostrare agli inquirenti, ovviamente non a noi semplici tifosi, ma va a dimostrare agli inquirenti che quelle dichiarazioni sono supportate da prove, oppure questa è calunnia nei confronti dell'Inter. Voltiamo pagina, ovviamente accantoniamo il discorso Saviano, andiamo sulle convocazioni dell'Argentina.
Lautaro Martinez non è stato convocato, quindi non prenderà parte all'amichevole dell'Argentina, e questa è sicuramente una notizia molto positiva per noi, perché significa che Lautaro non sarà costretto a fare lunghi viaggi intercontinentali, non sarà costretto a sobbarcarsi di ulteriori minuti, per quanto possa non essere ancora disponibile con la Fiorentina, ma poi ci saranno 2 settimane per lavorare. Probabilmente potremmo avere un Lautaro non al 100%, ma in buone condizioni contro la Roma, e chiaramente quando poi arriveranno partite molto complicate, la Roma, il Como, avere un Lautaro vicino al 100% della condizione sarebbe un grandissimo vantaggio, sarebbe fondamentale per la nostra Inter nel rush finale verso lo scudetto. L'altra sorpresa nelle convocazioni dell'Argentina riguarda Ezequiel Palacios, che sta convincendo nel suo prestito alle Estudiantes, e quindi addirittura ha meritato la nazionale albiceleste. Estudiantes che ha un diritto di riscatto a 7 milioni, e in questo momento tutto porta a pensare che lo riscatteranno. Ecco, qui naturalmente si apre un'altra riflessione, perché da un lato ovviamente fa piacere, Palacios era un esubero, in questo modo l'Estudiantes lo riscatta, l'Inter ha ceduto il calciatore e quindi non si trova a dover cercare un'altra sistemazione in estate. C'è però un altro aspetto da sottolineare: se Palacios sta convincendo così tanto, non è che abbiamo bollato come un affare sbagliato troppo presto Palacios, perché praticamente non ha mai avuto delle chance, e finora abbiamo sempre pensato, ok, non ha avuto delle chance significa che non ha dimostrato quello che si aspettavano gli allenatori, e quindi automaticamente è stato accantonato. Però poi va in Argentina, sta convincendo così tanto al punto da guadagnare la convocazione in nazionale. Ora, o magari è un calciatore che soffre l'ambientamento in Italia e quindi riesce a rendere nel suo paese ma non riesce a fare altrettanto all'estero, oppure rischiamo di aver bollato un po' troppo presto come un bidone Ezequiel Palacios, praticamente senza, almeno per noi, senza averlo neanche visto all'opera. Poi è chiaro che l'allenatore vede ogni giorno i calciatori. In ogni caso sono comunque delle convocazioni un po' a sorpresa. Arriviamo invece anche sulle ultime di mercato, perché la Gazzetta dello Sport riporta che l'Inter ha già mosso passi per Guglielmo Vicario. Il portiere potrebbe arrivare per una cifra tra i 15 e i 20 milioni, quindi cifra abbordabile per l'Inter, che tra l'altro, nonostante Vicario sia un over 30, può andare a puntare su questo tipo di calciatori, che va un po' contro anche le linee guida che sono state dettate da OAC3 nell'ultimo mercato. Però può andare a puntare Vicario in primis perché ovviamente l'investimento è ridotto, e poi perché si tratta di un ruolo molto delicato. Tra l'altro Vicario a 30 anni avrebbe ancora diversi anni di carriera, quindi ben venga, l'Inter risolverebbe il problema della porta. Per me, come affermavo già quando si parlava di Vicario per il posto Nana, per me sarebbe un salto di qualità importante per la porta dell'Inter. Occhio al ruolo del secondo, perché è vero che c'è uno spiraglio per Sommer per restare all'Inter e fare da secondo portiere, ma c'è un'altra strada che porta a Filip Stankovic. L'Inter potrebbe andare a riprendere il portiere del Venezia, ha ancora il 50% sulla futura rivendita, e anche lì la sensazione è che forse sia stato ceduto un po' troppo in fretta. L'Inter starebbe valutando di riprenderlo per fare il secondo portiere, poi naturalmente se si riprende Filip Stankovic e ovviamente arriva col ruolo da secondo portiere, gli andranno date delle chance, che sia in Coppa Italia, che sia anche saltuariamente in campionato, ma non tenerlo in panchina soltanto nell'eventualità possa servire, perché questo poi potrebbe diventare controproducente sia per l'Inter sia per il calciatore stesso, data la giovane età. Per quanto riguarda invece affari per il futuro, c'è anche il Corriere dello Sport che menziona alcuni nomi. Uno è quello di Maxi Perrone del Como, o Maximo Perrone, ecco, non vorrei sbagliare il nome del centrocampista dei Lariani. La valutazione dovrebbe essere intorno ai 30 milioni, ma con ogni probabilità il Como chiederà qualcosa in più. Lo ha prelevato la scorsa estate per 13 milioni dal City, il City però detiene ancora il 30% sulla futura rivendita, e quindi il Como potrebbe chiedere un prezzo più alto. Non so effettivamente quanto l'Inter possa andare a cercare un calciatore come Perrone. Io credo che molto dipenderà dal sistema di gioco che vuole impostare Chivu per il prossimo anno.
perché se si cerca un calciatore per una mediana 2 e allora l'investimento andrà fatto su qualcuno più fisico, un calciatore simile a Koné, simile a Ederson per intenderci. Se si cerca magari un calciatore un po' più qualitativo, più tecnico, e allora potrebbe starci Perrone, però io penso che il Como chiederà comunque un prezzo molto alto, anche perché insomma non è esattamente una società che ha bisogno di vendere. L'altro nome che è stato riaccostato all'Inter, di cui si parla già da qualche giorno, è invece Ostigard, difensore del Genoa, difensore che sa giocare sia in una retroguardia 3 che in una retroguardia 4, tra l'altro sistema di gioco con una difesa a 4 che non è completamente da scartare, perché se un Inter che valuta il cambio di modulo, ecco, non è da escludere che possa anche valutare un sistema di gioco con una linea difensiva diversa. Il costo è intorno ai 12 milioni e però insomma la sensazione è che l'Inter lo valuti più come alternativa, non certo come un titolare, però ad oggi insomma mancano ancora diversi mesi prima del calciomercato, si stanno accostando tanti nomi all'Inter, la sensazione è che forse quello di Vicario è quello più concreto, anche perché è chiaro che l'Inter ormai si sa da mesi che deve muoversi per un portiere, che Sommer va in scadenza e che Vicario insomma è un po' il preferito nell'ambiente Inter, questo non è mai stato un mistero, lo è già da qualche anno, già da quando poi è finito al Tottenham. Altri nomi ovviamente se ne stanno facendo tanti, molto dipenderà anche dalle uscite, oltre che dai calciatori in scadenza. Per dirne una, su Bastoni c'è sempre l'interesse del Barcellona, l'Inter non lo svende, l'Inter lo valuta più di 80 milioni, è chiaro che poi lì molto dipende se davvero dovesse arrivare l'offerta del Barcellona, che è stato riportato che potrebbe inserire delle contropartite, Christensen, Araujo, Ansu Fati se non dovesse essere riscattato dal Monaco, però anche lì è un discorso molto, tra virgolette, primordiale, quindi non parliamo di un calciatore che è in partenza, ma chiaramente, ecco, ad oggi la mia sensazione è che l'Inter stia valutando tante piste, ma di certo non si sta concentrando su tutte. Quella del portiere però mi appare alquanto verosimile che possa essere, ecco, possa corrispondere alla verità la notizia data questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Attendo anche le vostre considerazioni nei commenti sia sull'attacco di Roberto Saviano sia sulla situazione Palacios, che è stato mandato via, ma insomma ha conquistato la nazionale, la convocazione in nazionale argentina, e anche, perché no, la vostra idea sugli ultimi nomi, quindi Vicario, Filip Stankovic, Ostigard, Perrone. Come al solito confrontiamoci su tutto e come sempre invece io vi lascio con un gran bel Forza Inter.